Era un pomeriggio qualsiasi e come al solito stavo lavorando al prossimo video, il che significa che stavo piangendo rannicchiato sulla scrivania con un video in sottofondo, in attesa che il programma prendesse a funzionare da solo. Guardavo un video di Yotobi, un video sullo scavare buche o una cosa del genere, quando alla fine del video qualcosa attira la mia attenzione. È stata ufficialmente lanciata la gem mia e di Lino, si chiama Spaghetti Invasion, per fare un gioco in cui gli alieni invadono l'Italia. Fui colto da un fremito, come in ecstasy, e dopo essermi ripreso, mandai a cagare il progetto sul quale stavo lavorando in favore di una nuova sfida. Quindi bisognava creare un gioco horror ambientato in Italia. Ma il genere horror è molto vasto e comprende molti sottogeneri. Un horror può essere una visual novel, un gioco in prima persona, un walking sim, un RPG, anche un platform se per questo. Tutto, con la giusta ambientazione, può essere horror. Io di horror però non ho mai fatto niente, e non sono neanche un grande giocatore. La mia sessione media in un horror dura circa 3 minuti e 24 secondi, e in genere finisce con le mie mutande sporche di una strana sostanza marrone. Non ero certo di come ricreare un'atmosfera inquietante, né di come far immergere come si deve il giocatore, ma avevo voglia di creare una storia lineare, qualcosa di carino sia da vedere che da giocare. Quindi ho deciso di creare un horror in prima persona, una storia ispirata al celebre rapimento del Dirigino. C'è un Dirigino, di quelli piccoli. Come ha detto Yotobi, avevo meno di 2 mesi per consegnare il progetto. La gem aveva anche una comodissima dashboard dove la gente poteva informarsi o organizzare gruppi di lavoro. Io però sono timido e mi vergogno, quindi ho deciso di lavorare da solo. Ma avendo anche la scuola in mezzo, non potevo creare tutti gli assets da zero, in soli 2 mesi tra l'altro. Quindi mi sono affidato all'internet. Scavando ho trovato molti assets che facevano a caso mio. Un ringraziamento in particolare a itch.io e a tutti quei fantastici designer e modellatori che mettono a disposizione tutti i loro lavori. Troverete i credits per il loro lavoro sia all'interno del gioco che nei credits qui sotto in descrizione. Volevo inventare l'intero gioco all'interno di un appartamento. In genere dalle mie parti la gente vive in palazzi e appartamenti. Difficilmente si hanno a disposizione ville o case singole come in America. Quindi mi sembrava appropriato. E dopo aver scaricato degli assets per la casa e per l'esterno, mi sono messo a lavorare alla splendida vista che il nostro bel paese ha da offrirci. Gli assets che ho trovato però erano degli edifici generici, quindi ho dovuto metterci del mio per rendere il tutto molto più italiano. Ho aggiunto tanti piccoli elementi che avrebbero reso il paesaggio più riconoscibile, come il Colosseo in background e il cartello delle poste italiane. Interrompiamo il programma per presentarvi Metin 2. Amate i giochi multiplayer? Vi affascina lo stile retro? Siete poveri? Allora Metin 2 fa proprio per voi. Fate squadra insieme ai vostri amici, sconfiggete mostri e demoni in un mondo dell'atmosfera orientale e scegliete tra classi uniche come il guerriero, il ninja, Devil May Cry, Il Furry! link in descrizione. Ho creato poi questo livello che dovrebbe simulare un piccolo appartamento. Ho cercato di aggiungere una serie di dettagli per dare al giocatore l'idea di stare esplorando una casa italiana d'epoca. Dettagli come il pavimento vecchio, oppure i quadri con foto di santi e paesaggi italiani. Ovviamente tra i vari quadri non poteva mancare quello del Papa, uno di Checco Zalone e il potentissimo quadro del Sommo luminescente. Sono così le case italiane vecchie, no? Boh, casa di mia nonna è così. Il giocatore ritorna a casa dopo una lunga giornata di lavoro, quindi inizialmente deve sistemare il soggiorno e prepararsi da mangiare. Dopo aver programmato il movimento in prima persona, ho lavorato a uno script per raccogliere e posare gli oggetti. In realtà il giocatore non raccoglie davvero l'oggetto, semplicemente il prop sul tavolo diventa invisibile mentre appare quello davanti alla telecamera. Avendo diversi tipi di interazioni nel gioco, ho utilizzato le interfacce, una sorta di classe, quindi un gruppo di elementi con caratteristiche simili, che in questo caso aveva una caratteristica comune, una funzione di interazione. Grazie alle interfacce ho dovuto programmare per ogni script di questo tipo solamente la funzione di interazione, poi richiamata solo una volta nello script del player. Una cosa davvero comoda, giuro. Con le interfacce il giocatore quindi poteva raccogliere gli oggetti, aprire le porte e interagire con lo scenario, ma per far andare avanti la trama il giocatore non poteva rimanere muto. Ho quindi creato un semplice sistema di dialogo, così che di tanto in tanto il protagonista parli, giusto per dare un tocco narrativo al gioco, o lanciare indizi al giocatore su ciò che deve fare. Tra le varie interazioni ci tenevo a creare un piccolo televisore funzionante. Soprattutto negli anni 80-90 un televisore in casa era imprescindibile, e di solito era sempre sintonizzato su Striscia la Notizia. Quindi, dopo aver posizionato il modello 3D della TV, ho creato una serie di pannelli con un video player, che come dice il nome è un componente di Unity che serve a riprodurre dei video. Ognuno di questi componenti vi è uno spezzone di un programma differente, e se il giocatore vuole accendere la TV, gli basta interagire con il telecomando sul divano. Anche questo è programmato con le interfacce. Il telecomando cambierà canale di volta in volta e infine spegnerà la TV. Ho inserito nella TV 3 programmi, uno spezzone di Striscia la Notizia,
uno spezzone di un video di Yotobi e uno spezzone di una vecchia pubblicità di Vanna Marchi. Dai, più italiano di così penso che si muore. Dopo aver creato il livello ho deciso di volergli dare un tocco di personalità. Come avevo fatto per il video in cui creavo uno sparatutto con i coccodrilli, anche qui ho impostato il filtro pixelato che fa tanto gioco indie da sviluppatore che non vuole impegnarsi o avere una personalità. Il che, se ci pensate, corrisponde al mio profilo. Ok, ma questo dovrebbe anche essere un gioco horror. E fino ad adesso la cosa più spaventosa sono le mie doti da architetto. Quando è che inizia la vera paura? Come ogni horror che si rispetti, le cose spaventose accadono sempre di notte. Una volta finito di sistemare la casa, il giocatore potrà quindi prendere una fetta di pizza dal frigo e sedersi sul divano a mangiare e guardare la TV. Ho programmato una funzione chiamata Fade che lentamente spegnerà la visuale del giocatore, come se si stesse addormentando. Nel lasso di tempo seguente, il mondo attorno a lui cambierà. Cambiando luce e skybox ho fatto scendere la notte. Poi ho iniziato a lavorare al primo dei fatti inquietanti. Quando il giocatore riaprirà gli occhi, la telecamera vibrerà e attorno a lui ci sarà un turbinio di luci verdi accompagnate da dei suoni inquietanti, come a simulare l'atterraggio di una nave aliena. Il personaggio si alzerà quando i suoni saranno finiti, intenzionato a scoprire cosa sta succedendo. E qui, signori, bisognava lavorare al design degli alieni. Ho scaricato da Sketchfab il modello 3D di un alieno Ilopoli, che poi ho rigato e animato con Mixamo. Ma il design ovviamente non era finito. Mancava il grande dettaglio finale. La faccia di Ezio Greggio spiattellata sul volto dell'alieno. Il primo alieno apparirà al giocatore affacciato dalla porta del corridoio. Dopo qualche secondo svanirà con un suono inquietante, come se fosse un piccolo jumpscare. E poi che succede? Beh, il giocatore dovrà vagare per la casa, accompagnato solo dal rumore dei suoi passi. Ho piazzato un trigger che, una volta arrivato alla fine del corridoio, renderà invisibili tutte le porte e allungherà a dismisura la stanza. A quel punto il respiro del personaggio inizierà a farsi sempre più pesante e il cuore prenderà a battere più forte. Infine, ritrovandosi improvvisamente bloccato in una stanza senza uscita, circondato solo da foto aliene, rigorosamente free copyright, il giocatore sverrà. Lo script in questo caso è simile a quello del divano. Il giocatore si risveglierà in un luogo mai visto, come una stanza tecnologica, sotto un cielo stellato. Attorno a lui, un gruppo di grigini lo fissa inquietante. Il suo respiro si fa sempre più pesante, e dopo attimi di terrore, lo schermo diventa nero, e il giocatore caccerà un urlo disperato. Con lo schermo ancora nero, apparirà infine una scritta. Mi svegliai per terra, vicino al divano. Avevo le mutande sporche e bagnate. Non dimenticherò mai quel giorno. Il giorno in cui venni rapito da un grigino. Di quelli piccoli. A questo punto l'ultima cosa da fare era creare un menu. Dopo aver scaricato un font simpatico, ho anche avuto l'idea definitiva per il nome del gioco. E.T. Rapisco. 92 minuti di applausi! Nel menu ho messo il titolo, il pulsante per giocare, quello per cambiare lingua, che ovviamente non funziona perché il gioco va giocato rigorosamente in italiano, quello che porta al mio canale e infine quello per uscire dal gioco. E.T. Rapisco era finalmente completo. Beh, che dire? Mi sono divertito ed è uscita una roba. Se volete potete provare il gioco al link che trovate in descrizione. Grazie ancora a tutti voi che mi supportate. Non vedo l'ora che Yotobi provi questo giochino e forse ci farò anche un video sopra, magari una reaction. Se non lo siete vi invito a iscrivervi e lasciare un like e un commento per supportare il mio lavoro e non perdervi i prossimi progetti. Ci vediamo alla prossima, ciao!